Il santuario di Santa Maria delle Grazie Incoronata si eleva a ridosso della splendida insenatura che racchiude Marina Corricella, la marina dei pescatori, e si affaccia sulla storica piazza di San Marezio, la piazza dei martiri del 1799, dove furono impiccati i 12 procidani vittime della Repubblica Napoletana. Come si legge nella Storia di Procida di Michele Parascandolo, le prime notizie storiche del santuario risalgono al 1521, quando c'era una piccola cappella ubicata ai piedi della salita che porta alla terra casata o murata. All'interno si venerava una cona di tavola, sulla quale erano dipinti la Vergine, dei candelabri, alcuni voti appesi ed una costa di balena. La chiesetta fu ampliata nel 1600, ma non ebbe la sufficiente altezza, perché i baroni di Iorio, che abitavano nella torre di rimpetto, lo impedirono, per avere più libera la vista del mare e dell'isola. Altre trasformazioni si resero necessarie nel tempo, per la particolare configurazione geografica della chiesa, mentre la maestosa cupola, che troneggia tra il cielo ed il mare sullo scenario incantevole di Marina Corricella, fu elevata nel 1928. Nella chiesa si possono ammirare 4 altari. L'altare più antico, datato 1732, è quello del Crocifisso, possente scultura lignea di autore ignoto. Sulla sinistra si trova quello dedicato a San Giuseppe del 1734, il cui quadro più antico del 1769 si trova nello studio del parroco. Quello attualmente esposto è del 1900. I 2 troni dorati di San Giuseppe e del Crocifisso sono opera dei signori Palazzetti di Napoli. L'attuale altare maggiore, fatto di sceltissimi marmi e con un bellissimo ciborio, fu consacrato il 26 giugno 1863. Nel 1866 fu costruito l'altare su cui oggi è esposto un quadro della ragazza martire, Santa Maria Goretti, ma che originariamente era dedicato alla Beata Vergine della Salette, quando era nel pieno fervore il culto delle apparizioni della Vergine nell'omonima cittadina francese. L'ultimo altare, risalente al 1867, è dedicato a San Francesco di Assisi. Una vecchia tela ritrae il serafico patriarca nel momento in cui ricevette le stimmate. La nostra Chiesa ha infatti una tradizione francescana ed era tra le privilegiate per l'acquisto dell'indulgenza, detta della porziuncola, come si rileva da una lapide del 1881. Sulla parete absidale impera una mirabile tela dalla datazione incerta, che nel 1854 venne impreziosita di oro e di argento, come dono che i procidani offrirono in ringraziamento dello scampato pericolo dell'ondata di colera che aveva colpito il Regno di Napoli. La tela è stata ridipinta più volte, tenendo in considerazione la vivacità cromatica dell'abbigliamento della Vergine, con la soluzione della testa ricoperta dal manto, il colore dell'incarnato e l'ovale perfetto con i lineamenti molto addolciti, caratteristiche della bellezza mediterranea. Alcuni sostengono che si potrebbe trattare dell'opera di un allievo di Luca Giordano, un tale Pavone. Nel 1998 sono stati rimossi il rivestimento e le varie ridipinture. Intervento che ha mostrato il parziale di un'altra raffigurazione, di mano nettamente superiore a quella visibile precedentemente. In sacrestia si può ammirare il vestiario, solido ed artistico lavoro di intarsio, datato 1890, ed eseguito da Gaetano Lauro,
che tramanda le figure di Salvatore Bernardino Albano, dei collettori e dell'economo Luigi Perillo. Nel 2015 è stato restaurato dalla ditta MP Restauro di Portici con la supervisione della soprintendenza. La devozione dei procidani verso la Madonna delle Grazie è da sempre ed è giunta con un filone ininterrotto fino ai nostri giorni. Nella storia secolare di questa benedetta devozione fu incastonata il 10 agosto 1924 una gemma fulgidissima, la solenne incoronazione dell'antica, venerata e prodigiosa immagine, compiuta dal cardinale Alessio Ascalesi, il cui stemma, insieme a quello del Papa dell'epoca Pio XI, è nella cona dell'abside, e per l'iniziativa e lo zelo del primo parroco, Monsignor Domenico Amalfitano. L'incoronazione portò al riconoscimento alla Chiesa del titolo di Santuario Mariano da parte dell'autorità diocesana nel 1930. La storica data viene celebrata ogni anno con solenni riti pontificali e ogni 5 anni anche con manifestazioni esterne che culminano quasi sempre con una caratteristica processione a mare. Successivamente, il santuario è stato affiliato alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. Il mese di luglio è il mese della Madonna e il mese delle grazie. È un richiamo irresistibile che spinge a correre alla Madonna delle Grazie per intrattenersi un'ora con lei.